Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi portiamo nel cuore del momento che ha acceso il web e fatto tremare gli occhi di milioni di fan. La scena del neonato nel nuovo progetto interpretato da Erkan Merik e Azal Suba. Una sequenza capace di trasformare un episodio in un ricordo collettivo. Sui social, ovunque ci si giri, non si parla d'altro. Clip condivise a raffica, commenti emozionati, discussioni infinite su quanto accaduto sullo schermo. E non c'è da stupirsi, perché in quella stanza di finzione è sembrato di sentire la vita respirare sul serio. La sequenza si apre in silenzio, con una luce morbida che filtra dalla finestra. Azal, nei panni di una madre che ha lottato fino all'ultimo respiro per arrivare a quel giorno, culla tra le braccia un neonato avvolto in una coperta sottile. I suoi gesti sono delicati, precisi come quelli di chi conosce già ogni piccolo sospiro del bambino. Il suo volto, appena illuminato, ha quell'ombra di stanchezza che solo la felicità sa rendere luminosa. Nel corridoio, un passo dopo l'altro, entra Erkan. È un ingresso lento, quasi timoroso, come se la gioia stessa fosse una porta da aprire piano. Gli occhi sono lucidi, trattengono l'impossibile, e il respiro gli si spezza appena in gola. Abbiamo aspettato così a lungo questo momento, sussurra Azal, senza alzare la voce, come se ogni parola potesse svegliare il piccolo. Erkan la guarda con gratitudine, con quell'affetto che si sente vero anche attraverso lo schermo. Si avvicina al letto, sfiora il bordo della coperta con la mano, poi la solleva con attenzione millimetrica. La camera stringe, entra in quell'intimità come un confidente, e il mondo fuori sparisce. Un volto minuscolo, sereno, viene rivelato sotto la stoffa. È un attimo puro, l'innocenza che prende forma. La musica si apre appena, un filo di note, e sembra che il tempo si fermi per lasciare parlare soltanto gli occhi. La reazione di Erkan è quella di un uomo travolto da un'emozione che non finge. Le mani tremano di un tremore quasi impercettibile, la bocca accenna un sorriso, ma sono gli occhi a raccontare tutto, la paura superata, il desiderio di protezione, la gratitudine verso la vita. Azal lo osserva e, in quel silenzio, pare dirgli mille cose. Non serve altro. È per questo che lo spettatore si dimentica che sia una scena, che sia un set, che, dietro la telecamera, qualcuno abbia detto azione. Nel giro di poche ore, le piattaforme si riempiono di spezzoni, montaggi, primi piani. Su X, su Twitter e su Instagram domina un solo tema. L'hashtag cancelletto Eraz momento balza in cima ai trend, accompagnato da cuori, lacrime, parole intense. Ho pianto come se fosse reale, scrive una fan. Nei loro occhi c'era tutto, l'amore, la promessa, la paura di sbagliare. Arte allo stato puro. Un altro commento rimbalza ovunque. Erkan Merik e Azal Suba sono i migliori genitori sullo schermo che la TV turca abbia mai avuto. E poi ancora, avete sentito quel respiro? Non era recitazione, era vita. L'alchimia tra Erkan e Azal, celebrata fin dall'inizio del progetto, qui raggiunge un'intensità che toglie il respiro. Non è solo compatibilità scenica, è tempismo, ascolto, fiducia. È quella rara capacità di far sembrare semplice ciò che è difficilissimo. Lasciare che le emozioni parlino senza urlare. Le pagine di intrattenimento turche ne tessono le lodi con titoli che sembrano poesie. E anche chi all'inizio era scettico, chi guardava la serie con distacco, si ritrova a riguardare la scena più volte, cercando un difetto che non c'è. Intanto, sul set si racconta di un'atmosfera irreale. Dopo il ciak buono, dicono, nessuno ha parlato per qualche secondo. Come se, quando la regia ha detto stop, nessuno fosse davvero pronto a lasciare quel frammento di verità. Una fonte vicina alla produzione sussurra che Azal, posando il neonato nella culla di scena, abbia trattenuto un attimo la mano. Non sembrava una scena, sembrava reale, avrebbe confidato, con un sorriso che tremava all'angolo della bocca. Erkan, poco dopo, avrebbe aggiunto sottovoce. Tenere quel bambino mi ha ricordato quanto l'amore e l'istinto di protezione possano travolgere. È qualcosa che non puoi controllare. Bastano queste frasi per diventare racconti, condivisi e ricondotti a quel momento con la naturalezza di una memoria comune. C'è un dettaglio che i fan non hanno smesso di commentare. Il modo in cui Azal inclina la testa, come per difendere il neonato dalla luce, e il modo in cui Erkan si avvicina con rispetto, lasciandole lo spazio, chiedendo senza chiedere di poter vedere meglio. Questa coreografia di gesti, mai retorica, regala credibilità al tutto. Sembra la presentazione al mondo del proprio figlio,
di fronte a una stanza che si allarga e diventa universo. Ecco perché molti spettatori confessano di aver scambiato il confine tra finzione e realtà. Ho sentito il cuore premere contro le costole, scrive qualcuno, come se stessi assistendo davvero all'inizio di una famiglia. Nel montaggio dell'episodio, ogni secondo è calibrato. Il respiro, il taglio delle inquadrature, il suono delle dita sulla coperta. C'è una grazia antica in quella rivelazione, l'idea che le cose più importanti si dicano senza pronunciarle. Il bambino apre appena la bocca, come in un piccolo sbadiglio, e basta quel gesto per sciogliere ogni resistenza in chi guarda. Le performance di Erkan e Azal sembrano, oltre la recitazione, toccano una zona dove l'emozione non è imitata ma richiamata, offerta come un dono. Dalla prima messa in onda, le visualizzazioni volano. Ogni profilo ufficiale della serie viene inondato di messaggi. C'è chi condivide scene precedenti per ricordare il fiume di dolore e speranza che ha portato fin lì. C'è chi ringrazia per aver visto, almeno per un istante, riflessa la propria storia. E c'è chi ammette di non riuscire a guardare senza piangere, come se quell'immagine accendesse una luce nei punti più nascosti del cuore. Non è una sorpresa che, in mezzo a questo coro, si levi una considerazione ricorrente. Se non sapessi che è fiction, giurerei che Erkan e Azal abbiano davvero presentato il loro bambino al mondo. A noi di Stelle Turche Rivelate è arrivato più di un messaggio privato che racconta il dietro le quinte. Un tecnico del suono parla di un silenzio diverso dal solito, come se si fosse creato un rispetto spontaneo. Un assistente alla regia ricorda l'esatto istante in cui la coperta si solleva. Dice che ha avuto la pelle d'oca, al punto da dimenticare per un attimo di seguire il monitor. E chi si occupa della luce assicura che non c'è stata post-produzione miracolosa. La luce era quella, gli occhi erano quelli, la verità era quella. A volte, la TV cattura un attimo che sembra sfuggire a ogni regola, e lo conserva. In un certo senso, la frase di Azal, "abbiamo aspettato così a lungo questo momento", è diventata il motto non soltanto dei personaggi, ma degli spettatori. È la somma di una storia di ostacoli, separazioni, promesse rimandate e paure confessate a mezza voce. E quando infine l'attesa si scioglie in un neonato che dorme, tutto acquista un significato diverso. La pace che si posa sul viso dei protagonisti diventa la pace che lo spettatore desidera per sé. È per questo che questa scena è già definita da molti come un classico, una di quelle rare in cui il pubblico smette di consumare e comincia a custodire. In mezzo ai commenti, uno spicca per semplicità: non era solo una scena, scrive un utente. Era una storia di famiglia, d'amore e di destino, portata sullo schermo alla perfezione da Erkan e Azal. Le sue parole vengono riprese ovunque, quasi come un refrain. Ed è vero, in quel letto, con quella coperta sottile, c'è una trama più profonda che prende forma. La famiglia è una promessa, l'amore è una scelta quotidiana. Il destino è quel che accade quando due persone decidono di affrontare insieme il mondo. Se la TV può ancora raccontare tutto questo, allora capiamo perché un momento simile valga più di una stagione intera. Anche nei giorni successivi, il fenomeno non si placa. Spuntano analisi, dissezioni di microespressioni, confronti con altre scene celebri del passato. Eppure, la conclusione è sempre la stessa. Qui c'è qualcosa che non si può replicare con la tecnica. È un incastro raro di talenti, di tempi, di coraggio nel non strafare. C'è un istinto condiviso, quello di fermarsi un istante prima di eccedere, di lasciare parlare una mano, un sospiro, un battito più forte. E c'è, soprattutto, l'impronta di due interpreti che si fidano l'uno dell'altra. Qualcuno ha notato persino un tocco metanarrativo. In un'inquadratura, vicino alla lampada, il profilo dei due sembra racchiuso in un ovale di luce, come nei fumetti quando una battuta resta sospesa. Un ballone invisibile, dicono in rete, sembra accogliere il loro silenzio e trasformarlo in parole non dette. Ecco il motivo per cui quella frazione di tempo resta addosso. È cinema che sa diventare ricordo. Ci si chiede, inevitabilmente, quanto di personale ci sia in tutto questo. La risposta la suggerisce il loro stesso racconto dal set, sul finire della giornata, quando tutti erano pronti a smontare. Erkan e Azal sono rimasti un attimo in silenzio accanto alla culla di scena. Avevamo la sensazione di aver toccato qualcosa di fragile, avrebbe detto lei. E quando tocchi qualcosa di fragile, vuoi proteggerlo. Lui avrebbe annuito, aggiungendo che certe emozioni non si improvvisano, ti attraversano. Parole semplici, e proprio per questo impossibili da dimenticare. Questa è la magia che ha fatto esplodere il web.
Non il colpo di scena, non la sorpresa artificiale, ma la normalità resa sacra. Una madre che tiene un bambino, un padre che si avvicina con gli occhi lucidi, un segreto svelato piano. In quelle azioni c'è la promessa di un futuro, c'è la resa dei conti con tutto il passato della storia. E c'è l'eco di un messaggio che suona come una carezza: non sei solo. Se la fiction ci regala questo, ci regala la possibilità di riconoscerci e di respirare meglio. Da oggi in poi, questa scena non sarà soltanto un momento forte dell'episodio. Diventerà un punto di riferimento, una citazione, un link mandato agli amici con scritto "guarda qui". E sarà anche un promemoria per chi racconta storie. Quando si osa la verità delle piccole cose, il pubblico risponde. Perché la verità sa essere più luminosa di qualsiasi effetto speciale. E la prova è negli occhi di Erkan e Azal, che nel giro di pochi secondi hanno regalato alla TV una delle immagini più tenere degli ultimi anni. Sui nostri canali continuiamo a ricevere messaggi. C'è chi chiede se usciranno contenuti extra, chi domanda il nome del neonato di scena, chi vorrebbe sapere come hanno preparato quella delicatezza. Dall'entourage trapelano indiscrezioni su prove fatte senza telecamere, su un neonato vero alternato a un pupazzo leggero per i movimenti più difficili, su tempi rispettati come un rito. Ma quello che resta davvero impresso non è la tecnica, è l'emozione. E di quella, oggi, l'episodio ha fatto un dono generoso. Forse è per questo che, mentre la rete continua a macinare click e discussioni, si fa strada una certezza. Questa rivelazione del bambino non appartiene solo a chi l'ha girata, ma a chi l'ha guardata. È un pezzo di memoria condivisa. Un attimo in cui la finzione ha cominciato a somigliare a casa. E finché parleremo di questa scena, finché i commenti continueranno a fiorire sotto l'hashtag cancelletto Erazmomento, sapremo che il suo battito non si è fermato con lo stop del regista. Continua nelle nostre parole, nei nostri occhi lucidi, nel modo in cui, per un istante, abbiamo creduto insieme alla stessa cosa, che l'amore possa davvero proteggere tutto. Non era solo una scena, lo ripetiamo anche noi. Era una storia di famiglia, d'amore e di destino portata in vita con perfezione da Erkan Merik e Azal Suba. Ed è per questo che, anche tra anni, quando qualcuno chiederà qual è stata la scena più commovente di una serie turca, tornerà questo istante. Al respiro di una madre, al passo incerto di un padre, al lieve fruscio di una coperta che si solleva per rivelare il volto più innocente del mondo. In quel gesto c'era tutto. E tutto, per qualche minuto, ci è sembrato possibile.